Ciao a tutti, oggi impareremo a preparare l'impasto per il metodo di cottura combo. Avrete bisogno di 200 g di lievito madre o in alternativa di 0,40 g di lievito essiccato, meno di un grammo mi raccomando, o di 0,63 g di lievito di birra fresco. 1 kg di farina di forza, quindi una farina in grado di reggere le 24 ore di lievitazione, con almeno 12 g di proteine. Occhio, 670 g di acqua a temperatura ambiente, 32 g di sale, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di zucchero. Il procedimento: sciogliete il lievito all'interno dell'acqua e utilizzate la planetaria, l'elemento a foglia, ma potete farlo tranquillamente anche a mano. Sciogliete quindi il lievito, fate sì che diventi un tutt'uno con l'acqua. Ad un certo punto potete cominciare ad aggiungere la farina spolverandola, dovete insomma dare aria alla farina man mano che la mescolate, che la aggiungete all'acqua. Continuate così per un bel po' fino a quando poi dovrete aggiungere un cucchiaino di zucchero e l'olio. Fate come me e continuate poi ad aggiungere la farina, sempre spolverandola, e dovrete unire circa metà pacco di farina, quindi 500 grammi. Quindi dopo aver aggiunto questi 500 grammi continuate a mescolare per ancora 5 minuti. Dopodiché a questo punto la maglia glutinica si sarà cominciata a formare, potrete aggiungere il sale. Dopo aver aggiunto il sale, mi raccomando il sale sempre dopo il lievito, potrete continuare ad aggiungere la farina. Aggiungete fino a quando appunto non avrete unito tutto il chilo di farina. Vedete che ad un certo punto la farina, l'impasto si attacca alla foglia, per cui converrà spegnere il mixer, togliere tutto l'impasto ed unirlo al resto, staccare la foglia ed inserire l'uncino. Dopodiché inizierà il momento dell'impasto vero e proprio. Proseguite, se vi è rimasta farina, ad aggiungerla. Insomma, aggiungete, unite la farina rimasta e a quel punto potrete aumentare la velocità, che fino a quel momento era al minimo. Impastate, raccogliete quella che è rimasta attaccata lungo i bordi della planetaria utilizzando una spatola e proseguite a impastare fino a quando l'impasto non vi sembrerà più compatto. Occhio che questo è un impasto abbastanza umido, ci serve così proprio per esaltare la cottura al grill. Quindi a questo punto aprite la planetaria e proseguite a mano. Quindi vedete, fate come faccio io, cercate di staccarla e di portare i lembi, quelli sotto l'impasto, portarli su. La staccate, mescolate e proseguite. Dopodiché lasciate riposare l'impasto per un quarto d'ora. Vedete, non è compattissimo, è normale. Al termine dei 15 minuti proseguite, continuate ad impastare. Vedete? Già va molto meglio, il dito non rimane attaccato, ma rimangono i buchi. Per cui continuate a fare come abbiamo fatto prima e cercate di cominciare ad appallottolarlo. Provate ad affondare le dita dentro per lasciare proprio dei buchi che vanno coperti. Questo ci serve ad inglobare l'ossigeno all'interno dell'impasto. Proseguite sempre in questo modo e impastate fino a quando non vi sembrerà ancora un po' più compatto. È ovvio che non sarà mai un impasto duro, questo è un impasto molto idratato, anche perché abbiamo aggiunto anche un goccio d'olio. Proseguite così fino a quando vi sembrerà un attimino più gestibile. Ok, lasciatelo riposare per altri 10 minuti. Al termine di questi 10 minuti l'impasto vi sembrerà ancora più asciutto e quindi ancora più gestibile. Vedete? Adesso i buchi rimangono, non rimane più attaccato l'impasto alle mani
però noi dobbiamo proseguire stoici con l'impasto. Vedete, porto da sotto a sopra, porto l'impasto da sotto a sopra, quindi in questo modo cerco di inglobare l'ossigeno. Questo lo stacco e proseguo direttamente nelle mie mani, e quindi lo arrotolo. Vedete, prendo la parte di sotto e lo arrotolo e gli faccio fare un giro completo, lo attorciglio. In questo modo mettiamo più ossigeno dentro e questo ci servirà poi in fase di cottura. Continuo fino a quando la massa è più compatta. Adesso ci serviranno 5 minuti soltanto per poi effettuare lo staglio, perché lo staglio lo faccio direttamente dopo averlo impastato, quindi in sostanza creo i panetti. Quindi vedete come deve essere, creo i miei panetti, li conservo all'interno di un contenitore ermetico perché altrimenti si seccano, li lascio per almeno 12 ore, controllo se sono appiattiti, li riappallottolo e creo di nuovo i miei panetti e dopo 22-24 ore l'impasto sarà pronto per essere cotto. Buon appetito!